vivo una vita con pochissimi amici, persone particolari che ho come amicizie e poi soprattutto vivo molto bene a livello di passeggiate sulle montagne, sulle Alpi Apuane soprattutto, mi piace ancora adesso, vado con mio figlio. Quei momenti lì c'è una fortissima, fortissima influenza della natura, del mondo in generale. Quando si va in montagna capisci tutto quello che, perché si vede tutto dall'alto e soprattutto ti fa capire, nell'isolamento della montagna ti fa capire dove sei esattamente, ti fa capire le cose importanti dalle quelle che non lo sono per niente. E poi io vivendo vicino al mare, abito proprio a 500 metri dal mare, vado spesso a vedere il tramonto la sera in un posticino che si chiama Il Piastrone, che è uno sbocco di un fiume di cemento e lì è il mio luogo ideale e dove passerò probabilmente anche la mia vecchiaia, se riuscirò ad arrivarci. E io non volevo fare il design, volevo fare all'inizio volevo diventare un pasticcere. Piaceva fare le cose con gli ingredienti vari, costruire cose così. Mi piaceva disfare, mi piaceva indagare, no? Mi piaceva cercare dentro le cose, capire, il curiosare cosa c'erano dentro gli oggetti. A me piaceva prendere le radio, smontare tutti i pezzi, capire da cosa era composta e poi rimontarmeli. Cioè delle radio che costavano anche dei soldi, mi ricordo mia madre aveva comprato questa radio che penso l'abbia pagata abbastanza e io un giorno gli ho chiesto, ma potete prestare un attimo che devo... Ecco, un altro gioco bellissimo era il Meccano che ti dava la possibilità di costruire mille cose con sempre gli stessi pezzi, quindi montavi e rismontavi, no? Bulloncini, viti, per ricostruirti quello che te non avevi come giocattoli, no? Quando mi mancava la macchinina con il volante che si gira invece che con le ruote dritte come c'erano i modellini di una volta, me lo costruivo direttamente col Meccano e quindi il Meccano, cioè, è servito tantissimo nella mia crescita proprio anche penso di designer, perché lì impari come si costruiscono le cose e come sono fatte le cose, no? E dai 14 anni fino ai 20 io mi sono chiuso in camera oscura praticamente. Poi mi sono iscritto all'Accademia di Belle Arti, ho fatto 3 anni lì e l'ambiente dell'arte non mi piaceva molto, cioè non c'era la sincerità, mi piaceva qualche cosa di più riferito all'umanità, no? A un certo punto un mio amico mi ha detto che esisteva una scuola a Firenze che poteva fare per me, perché io non capivo bene cosa volevo fare ancora, non sapevo qual era la mia capacità, no? Quindi mi ha raccontato di questa scuola a Firenze dove si costruiscono oggetti, si fa design, no? Appena vista la scuola mi sono subito innamorato del programma, di cosa facevano, che era a tempo pieno, che era una specie di collegio, con 30 ragazzi che imparavano insieme a me. Questa cosa qua, 30 persone già mi aveva fatto illuminare. Poi si facevano delle cose concrete. All'accademia mi lasciavano abbandonato a me stesso a fare, ma senza
E invece lì si facevano dei progetti, c'erano delle materie interessantissime, tra cui fotografia. Ma insomma, l'ISIA è stata una scuola che mi ha fatto veramente cambiare il percorso. Il primo anno c'era Paolo Bettini, ci faceva fare delle cose mirabolanti, no? Si progettavano gli uffici del futuro con Bettini e gli uffici del futuro era il computer, no? Quindi si immaginavano cose stranissime, il computer sul tessuto, si facevano delle cose che erano avanti di 20 anni, 30. E poi il quarto anno l'arrivo di Mari, no? Che però lui insegnava anche nel terzo corso, l'anno precedente, e quindi io quando ero al terzo anno già frequentavo i corsi dove c'era Mari, perché scappavo dal corso di De Pass e andavo a guardarmi le lezioni di Mari. Abbiamo fatto una ricerca bellissima sugli archetipi, il boomerang, eh, l'ascia, la botte, la vanga, questi oggetti che si sono migliorati nel corso degli anni, del tempo, no? E quindi abbiamo fatto questo esame bellissimo che a Mari gli deve essere rimasto in mente. E poi tornato a casa dal militare, un giorno mi squilla il telefono, alzo la cornetta e dall'altra parte c'era una voce bellissima. Appena mi ha detto Paolo, ho capito già che era lui. Sono Enzo Mari. E mi ha detto, sto cercando una persona per lavorare con me. Ti va di venire? E io, quando mi ha detto così, ho avuto un crollo proprio emotivo, micidiale, perché non me l'aspettavo. Ed era una gioia meravigliosa perché io lo adoravo Mari, no? Come persona, anche se mi faceva un terrore micidiale, perché veramente in alcuni momenti c'era da avere paura, però altri momenti li compensava, quei momenti terribili li compensava con una grande umanità, già a quell'epoca, quando ero ancora giovane. E quindi andare a lavorare da lui per me era un sogno, il più alto sogno che potesse succedermi in quell'epoca lì, no? Quindi sono andato da lui e quando sono arrivato gli ho detto, ma perché mi ha chiamato proprio meno? Gli ho detto. E lui mi ha detto una cosa bellissima perché mi ha detto che mi ha chiamato perché so fare bene le fotografie, che avevo la strumentazione dell'ISIA a quell'epoca che era molto minore di quella che avete voi qui davanti adesso, che però era sufficientemente buona per fare delle fotografie degne. E poi mi ha detto, e poi perché sei un ragazzo sincero e umile. Lui fondamentalmente era così, era una persona molto basica, pur complessissima, no? Però fondamentalmente era una persona emotivamente semplice. Lui era una persona fondata sulla semplicità e quindi amava circondarsi probabilmente di persone che avessero questa cosa qua. E poi è andata così che ci sono rimasto non moltissimo perché la mia tensione nervosa lì all'interno dello studio era elevatissima. E mi ha trattato bene tantissime volte, ma mi ha trattato malissimo alcune volte, poche fortunatamente. E- Però quelle poche volte che mi ha trattato male ho rischiato di finire giù dalla finestra. Mi ricordo agli inizi c'era Jasper Morrison che faceva le sue cose, tutte molto precise, no? Meravigliose. Però dice, ma dov'è l'invenzione? Certe volte non riuscivo a capire dov'era l'invenzione perché faceva un tavolo che era un tavolo, come Mari faceva una sedia che era una sedia, no? E invece a me piace quella componente in più di un'invenzione di qualche cosa che prima non c'era.
Questo oggetto si chiama Vario ed è composto da due elementi, uno specchio e una pinza per verdure. Ha avuto una piccola modifica in questa parte alta, sono state fatte due fresaturine in modo tale da poter essere infilata attraverso l'elasticità di questa pinza sullo specchio, così. Vai a Milano e senti questa effervescenza proprio meravigliosa, senti che l'aria è più fresca a Milano, senti che frizza di più. C'è movimento, c'è l'energia vitale che si muove velocemente, no? E poi ci sono gli amici che io mi sono costruita un po' negli anni con una piccola quantità di amici che però sono persone meravigliose. C'è tutta una serie di cose che mi piace di Milano. Non mi piace sentirmi soffocato un po' troppo dal cemento e dalla mancanza di spazi aperti. Cioè questa cosa qui, io che sono nato al mare, dove vado sulla spiaggia e vedo l'orizzonte che spazia a 360 gradi, vedo le montagne, vedo il mare, vedo tutto. Cioè, e lo senti addosso questa cosa qua, no? Quando vai a Milano senti che senti un po' costretto, come se fossi dentro una gabbia un po', ecco. Questa è la sensazione che ho. E quindi ci posso stare a Milano una settimana, 10 giorni, un mese, però, però dopo senti. E poi credo che non sia neanche l'unico ad avere questa sensazione, perché il venerdì sera a Milano c'è sempre una fuga micidiale e tutti se ne vanno altrove, no? Il che vuol dire che ci si va a Milano per lavorare, per stare in quell'ambiente effervescente, però poi si ha la necessità anche di respirare un'altra aria. Poi un'altra cosa è che a Milano sei più costretto, secondo me, a pensare e essere presente sempre nell'ambito del design. Quindi sei, secondo me, anche più obbligato ad eventi tipo cene, feste, mondanità, queste cose qua, no? Che io invece non è nella mia indole. Quindi questa cosa del sentirmi obbligata a fare delle cose che non mi piaceva fare, quindi queste cene, incontri, eh, richieste per andare a insegnare, cioè, tutta questa serie di cose qua, ho detto, finito il lavoro da Mari, ritorno a casa e cerco di fare qualcosa di diverso nel mondo del design, seguendo quello che ho qui nella mia zona e poi vedremo. E infatti ho iniziato così poi, insomma, sono tornato a casa qua. Ho avuto un attimo di vuoto perché non sapevo bene ora cosa faccio. È come quando finisci la scuola, no? Ebbro di questa esperienza meravigliosa con Mari. Ho cominciato a frequentare i laboratori di marmo che ci sono qui in questa zona, che è pieno, e andavo a cercarmi di capire cosa producevano questi laboratori. E lì ho avuto proprio l'illuminazione di quello che in effetti erano gli scarti prodotti dai laboratori, che erano altissimi all'epoca. Ora sono un po' meno, ma non di molto, devo dire. E quindi mi capitava di entrare nei laboratori, vedevo questi cassoni all'ingresso, sono quei cassoni metallici, no? Che riempivano con questi pezzi semilavorati che buttavano perché non erano lo scarto di una lavorazione che magari era di un altro pezzo. E c'erano degli scarti con delle forme già elaborate, già talmente così complete, che si poteva pensare di poter realizzare degli oggetti di marmo semplicemente con degli interventi
minimi al pezzo già realizzato dall'artigiano. Questo potrebbe già essere uno. Poi ce ne sono di diversi tipi, Anche questo triangolo qua bellissimo. Questi sono le fette tolte da quel pezzo laggiù. Guarda che pezzi meravigliosi. E poi ci sono le scaglie, che queste ce ne sono sempre in abbondanza e sono bellissime. La maggior parte sono questi angoli che vengono estratti, che sono praticamente inutilizzabili, ma sono meravigliosi pezzi da poter usare per fare altre cose. Quindi praticamente da lì è nata l'idea di fare un'operazione di archeologia industriale, no? Quella di andare a trovare i pezzi che potenzialmente erano già buoni per essere prodotti, intanto senza pagarli nulla, perché erano gratuiti, con piccoli interventi manuali che facevo io, quindi il costo che avevano questi oggetti era zero, una cosa meravigliosa. Io avevo pochi soldi, era perfetto, un progetto perfetto. Poi in più c'era il valore etico dell'operazione che era meraviglioso a quell'epoca, che era il 1990, in cui il design diciamo che andava al di fuori del design quello industriale non esisteva. Quindi il design attento alla sostenibilità non esisteva proprio, e nel campo del marmo non esisteva assolutamente il design, c'era solo architettura. Quindi i laboratori facevano solo architettura e quindi c'erano solo quelle, quelle quattro cose che facevano, quelle quattro lavorazioni che facevano: taglio, carotature, fori. E da quelle lavorazioni lì io ho tirato fuori praticamente un campionario di oggetti che poi abbiamo prodotto, tra virgolette, abbiamo fatto, che poi dopo alcune le abbiamo vendute, alcune no. Questa serie di ciotole drap nasce osservando una lavorazione tipica nel laboratorio del marmo che si chiama water jet, un getto d'acqua molto sottile che taglia spessori anche molto alti di marmo. E questo taglio ha un piccolo difetto, che il getto d'acqua parte sottile, ma poi diciamo, nell'altezza dello spessore di taglio praticamente diventa sempre, essendo conico, diventa sempre più ampio. E questo produce appunto una sprecisione nella parte finale del taglio che crea queste scanalature molto piacevoli da vedere. E ce ne sono diverse, ecco, per esempio questa è un'altra più piccola, vedi? Partono tutte da così e poi dopo vai sempre più dentro, più dentro, più dentro, e si ottiene poi il set di ciotole che hanno questa forma qua. Quindi parti da una forma ovale, da una forma tonda, da una forma quadrata, per dire, e poi da quella forma lì si riproducono le altre
6, 7 ciotole interne, le matriosche diciamo, ecco. Sono quelle lavorazioni cioè sono quegli oggetti che sono calzanti per quel tipo di lavorazione lì, cioè viene tirato fuori l'anima di quella lavorazione lì per poterla utilizzare al meglio e in modo diverso da quello che viene fatto solitamente. Sono molto sottili, però sono bellissimi questi dettagli qui. Questi pezzi qui sono sempre dei pezzi unici, non sono mai uguali uno all'altro. Questa serie di vasi è nata con l'intento di utilizzare il marmo in lastra, cioè una lastra relativamente bassa come spessore, per riuscire poi a ricostruire i pezzi tagliati a waterjet, dando vita a queste forme che partono da un anello più piccolo fino a diventare un anello più grande nella parte superiore. E la cosa interessante è che si ottiene una forma tridimensionale di un certo volume utilizzando un decimo del materiale che si utilizzerebbe se questo vaso fosse stato scavato in un blocco intero di marmo. Quando parli con gli artigiani, io mi ritrovo esattamente, forse anch'io forse volevo diventare un artigiano, non lo so, però mi ritrovo esattamente in quelle persone lì, mi riconosco e ci si vuol bene istantaneamente, nel momento in cui ci vediamo, non so perché c'è questa simbiosi, no? Immediata con le persone che lavorano nei laboratori. E quindi eh, all'inizio, quando ero giovane, mi guardavano un po' storti perché andavo nei laboratori di marmo, sembravo uno che andava a spiare, invece ero un po' un ragazzino, no? Che cercava di capire un po' più del mondo. Quindi mi trattavano male, dicevano "No, non stare qui in mezzo, vattene via, togliti dai piedi". Poi però all'inizio li ho un po' odiati in quel senso lì. Poi più mi sono avventurato in questa strada, e invece più ho capito che era veramente, sono le persone con cui mi confronto con più facilità. Questa cosa dello stare con gli artigiani mi fa stare bene. Le necessità prioritarie quando ho iniziato a fare il progetto era inventare qualcosa che non c'era, primo, fare delle cose in maniera essenziale, il più possibile, e poi terzo era integrare nella forma, nella funzione, una terza componente che era quella del messaggio. Il messaggio doveva essere un messaggio chiaramente che veniva veicolato dall'oggetto in maniera il più evidente possibile, senza doverla descrivere. Il design dell'oggetto dovrebbe raccontarsi da solo, no? Il tempo come componente è una cosa importantissima. L'elaborazione delle idee non avviene in un attimo, avviene in diversi momenti, no? Che possono essere
uno adesso, uno domani, uno dopodomani, uno fra un mese, uno fra un anno. Quello che avviene con tutti questi passaggi alla fine è una specie di selezione per migliorare il progetto, è un miglioratore del progetto il tempo, non un peggioramento. Qualsiasi cosa si fa con la calma viene meglio che una cosa fatta in fretta. Io lavoro sempre cercando di prendere i miei tempi. E la prima cosa che chiedo quando mi chiedono di fare un lavoro è quanto tempo ho a disposizione. Se mi dice un mese, dico subito di no. Anche perché se non seguo quei tempi miei, che sono quelli di elaborazione ideale, i risultati poi sono diversi. Io vorrei evitare di utilizzare quei portauovo di plastica che sono sul mercato. In quel periodo lì proprio per contrastare questa cosa della produzione di oggetti in plastica mi sono inventato questo portauovo che ha una doppia caratteristica. La prima è che può essere utilizzato su un piatto che tutti abbiamo in casa, quindi un oggetto che è già esistente. E la seconda cosa è che una volta che il portauovo non viene utilizzato, ha questa parte finale di questa gamba che diventa il gancio da appendere poi in cucina. Ed è essenziale, minimo al massimo, e sfrutta quello che è già esistente. Mia madre era una potenziale designer che inconsapevole non poteva spendere soldi, quindi si inventava quello che gli serviva per poter vivere la sua vita. Un anno si era rotta la spalla cadendo dalla bicicletta e l'avevano ingessata praticamente tutta col braccio, sai quando ti ingessano col braccio fermo, no? Così. In quel periodo lì si inventò una specie di grattino da poter infilare dentro tra il braccio e il gesso. Quindi prese uno spazzolino da denti, lo fermò con lo scotch su un bastoncino e questo lo poteva infilare da una parte o dall'altra e poteva usarlo per grattarsi. Gli occhiali era un'altra cosa che si costruiva con delle lenti, dei vecchi occhiali, sovrapponendo non solo le lenti, ma proprio due occhiali insieme. Ce ne sono. Ce n'è uno che forse ce l'ho qua, scusa. Questo è un campione che mi è rimasto di tanti che aveva. E questi qui sono due occhiali sovrapposti, c'è una parte di questa struttura qua, non funzionava neanche più la cerniera, e l'ha sistemata anche quella a modo suo, e poi sono stati montati su quest'altro tipo di occhiali che aveva le lenti. Quindi praticamente ha fatto di due paia di occhiali, ne ha fatto uno solo. E poi ce n'erano altri invece proprio con tre occhiali, che ora sono spariti. C'erano tre occhiali sovrapposti come struttura, proprio tre strutture con lenti. Quindi c'erano tre. Più invecchiava, più aumentava lo spessore degli occhiali. E poi cosa c'era? Anche un'altra cosa che non è necessariamente solo in questo ambito del design, ma anche nell'ambito proprio quotidiano della casa, no? E lei usava i fiammiferi per accendere il fornello e poi invece di buttare via il fiammifero già consumato, lo metteva dentro una ciotolina e lo conservava lì. E quella cosa lì una volta mi aveva colpito molto perché gli ho detto, ma perché tieni questi fiammiferi conservati dentro quella ciotolina tutte le volte che non mi piacciono neanche lì vicino al fornello, no? Gli dicevo, io ero un po' così, esteticamente non mi piaceva. E mia mamma mi fulminò, mi disse, no, questi servono, è come se servono, sono quelli che servono per accendere senza riconsumare un altro fiammifero. Perché io quando c'è già un fornello acceso, prendo il fiammifero già consumato e lo porto dall'altra parte, no?
Quindi c'era una funzione precisissima per cui erano utili quei fiammiferi lì. E allora, guardando quella cosa lì, avevo questo fiammifero in mano così, che ho detto, è proprio bello. Cioè, poi esteticamente il fiammifero era proprio molto, molto forte come immagine, no? Guardando quel fiammifero così, in un attimo ho capito che la testa infiammante, invece di averne una sola, ne avesse avuti due, sarebbe stato un vantaggio per mia mamma, perché poteva riaccendere anche il fornello da zero con quel fiammifero lì, almeno 2 volte invece che una. Quindi si consumavano, se il fiammifero avesse due teste infiammanti, un fiammifero di meno ogni volta, la metà dei fiammiferi consumati. Mettendo due scatole, due cassetti invece di uno nella stessa scatola, ho allungato la scatola e all'interno ci ho messo due cassettini, uno per i fiammiferi nuovi e l'altro per i fiammiferi semiusati. Un piccolo oggetto che racconta che si può risparmiare anche con una piccolissima quantità di legno come quella di un fiammifero. Quindi portare l'attenzione delle persone anche sulle piccole cose. Dobbiamo stare attenti a tutto ciò che facciamo a partire dalla dimensione di uno spillo. E ogni gesto diventa importante, ogni gesto di ogni persona diventa importantissimo. E questo lo facevano già le persone appunto come mia madre o quelle delle generazioni precedenti, che lo facevano naturalmente, era una cosa scontata, no? Quella di usare più volte le stesse cose, no? La ciotola, una seconda vita in ceramica, nasce da un tentativo di dire qualche cosa sugli oggetti e sul consumismo. Cioè, un oggetto che parla di consumismo è proprio l'ossimoro più totale. Però era un'opportunità bellissima e mi piace tantissimo che alcuni oggetti possano raccontarti qualcosa. Una ciotola che se per caso cade, si rompe, si spezza e che è stata progettata con questi forellini, no? Come se fosse una decorazione, però nel momento in cui cade questa si spezza, si può spezzare secondo delle direttive già contenute nel suo DNA, no? E questa cosa ti fa pensare, perché se cade per terra, si spezza e trovi una ciotolina che si è salvata, e allora ti fermi e dici, ah, ma questa è ancora buona. Uso anche questa, posso ancora usare questa ciotolina che si è creata dalle schegge della rottura della ciotola grande. Allora, quel pensiero lì che mi è sembrato così bello all'inizio, in effetti era uno degli oggetti che ha funzionato di più a livello comunicativo, no? Perché dice molto con pochissimo, no? Dice tanto, può parlare a dei livelli anche di concetto molto complesso e anche politico, etico, morale, no? Di utilizzo, di abitudini. Siamo abituati a prendere e buttare senza neanche pensarci su, no? Se si rompe il frigo, lo prendi e lo butti via, no? E invece quella ciotola lì ti insegna leggermente, un minimo, un microbo, però ti insegna a dire, prima di buttare via, osserva cosa succede e poi magari forse riesci un po' anche a migliorare il mondo, a cambiare un po' le cose.